Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare di un annuncio spettacolare, di un annuncio veramente fuori dal frame, di un annuncio che viene da un certo Michel-Édouard Leclerc. Niente po' di meno che il figlio del Messier Leclerc, fondatore della catena di distribuzione tra le più grandi in Francia, sicuramente tra le più conosciute, di supermarket, catena che ha tra l'altro anche altri marchi al suo interno, come Intermarché, come Le Mousquetaires, catene di ipermercati e supermercati, per una cifra che si aggira a più delle 560 unità solo in Francia. Ne ha poi alcune in Italia, è presente in Spagna, in Portogallo, anche se in piccole quantità. Una breve introduzione va data per quello che riguarda la concezione familiare di questo gruppo. Infatti, nel CDA c'è il figlio. Questa catena di distribuzione conserva molto lo spirito nazionale e nazionalista della Francia. Si potrebbe dire che in Francia è quella che ancora conserva le proprietà a tutti gli effetti di tutto il gruppo sul territorio francese. È quella che, almeno sulla carta, cerca di difendere di più i prodotti francesi, che ha più prodotti francesi al suo interno, non solo con la catena Leclerc, ma con la catena Intermarché, dove si favorisce veramente il prodotto locale, dove all'interno potete trovare molti prodotti locali. Ora, questa non vuole essere una pubblicità alla Leclerc, tutt'altro, ma una piccola intro per capire un po' chi abbiamo davanti, perché è importante, almeno altrettanto importante quanto la dichiarazione a BFM TV mi ha fatto rimanere un po', diciamo, a bocca aperta, un po' sorpreso. Il patron, a tutti gli effetti, di Leclerc, ha fatto ai microfoni di questa televisione. Vi lascio il link in descrizione dell'intervista. Io estrapolo una parte centrale di questa intervista, la parte anche che ha riempito con grandi titoli molti quotidiani, soprattutto i quotidiani regionali. A livello nazionale, diciamo, è passata un pochettino più inosservata. Ma cosa ha detto Michel-Édouard Leclerc? On nous annonce des hausses sur le sucre raffiné de 10%, sur les pâtes de 23%. Sur les pâtes de 23%. Voilà, sur la charcuterie entre 9 et 15%, sur le vinaigre 15%, sur l'huile d'olive 11%. Il y a une inflation sur les matières premières. Ok. Il y a d'une part des sécheresses sur les fruits et légumes et tout ça, donc des confitures et tout vont être plus chers, mais il y a aussi une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs, et là, personne ne fait le tri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains profitent de la crise? Oui, je le dis Certains profitent de la crise. D'abord parce qu'un bon commerçant, voyez-vous, même s'il veut vendre, il commence pas par dire qu'il va être plus cher. Donc les gens qui osent dire qu'ils sont plus chers, ce sont des gens en fait qui ont spéculé. C'est d'une manière générale. Donc moi je suis d'accord pour garantir un revenu agricole aux producteurs français. Français. D'accord? Mais toutes ces sociétés multinationales qui s'appellent Unilever, qui s'appellent, enfin, tous les grands producteurs de petits déjeuners de céréales, etc., la part de blé dans le blé soufflé de nos céréales, etc., elle va pas amener ces produits avec des taux d'augmentation de ce type. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va devoir jouer notre rôle, foi de Leclerc. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le consommateur? Eh bien, chez Édouard Leclerc, est-ce que le consommateur va devoir payer 23% de plus son paquet de pâtes? Eh bien, si on ne fait rien, oui. Et donc, coucou la distribution. Vous savez, tout le temps, tout le monde tire sur les centrales d'achat de la distribution. Mais là, évidemment, toutes nos équipes Leclerc, on leur a donné consigne de ne pas laisser passer les hausses spéculatives. Alors, comment allez-vous faire? Vous allez rogner sur vos marges? Non, je ne vois pas rogner sur vos marges. On va castagner, voilà. Vous allez castagner avec les grandes multinationales qui vont nous amener. Bah ouais. Quand je vois que le prix des détergents, on nous le propose 11%, qu'on prétexte l'augmentation du prix de l'aluminium pour tout ce qui est enveloppé dans les barquettes, etc., soit augmenté de 9%. En fait, ce que je veux dire, c'est que à un consommateur à qui on dit il faut payer plus cher pour l'agriculture française, dont acte. Il faut payer plus cher un mieux manger, le bio, le moins de sel, etc. Faut payer plus cher l'écologie, faut payer plus cher la transition énergétique, le hausse des carburants, plus 16% depuis le début de l'année. On ne va pas laisser cette reprise de la consommation bloquée par quelques spéculateurs. Et donc,
ce que je veux faire passer à nos clients, bien sûr, mais aux consommateurs de la distribution française, c'est que nous allons jouer notre rôle et il ne faut pas nous le disputer. Nous avons un vrai rôle d'acheteur. Nous ne sommes pas que des vendeurs, nous sommes des acheteurs et nous allons négocier des prix. Vous allez vous battre. In Francia da quest'anno c'è una nuova legge che si chiama Egalim 2 che cerca di tutelare gli interessi dei commercianti, cioè dei piccoli produttori, alla vendita nelle grandi distribuzioni, mettendo sotto controllo il più possibile la speculazione, facendo guadagnare giustamente chi produce a un prezzo che non sia esorbitante per chi compra. In questa ottica è l'intervento del patrono di Leclerc. Infatti, sempre secondo lui, questi aumenti di prodotto non sono giustificati dagli aumenti delle materie prime, che riguardano, ci tiene lui a spiegarci, che in molti casi la materia prima, anche se aumenta di un 9%, 8%, come ad esempio il caso del grano e del mais, non giustifica un aumento del 20% sul prodotto finale. Le sue parole testuali sono che se uno è un bravo commerciante, di certo non vi dirà prima che i prezzi aumentano. Lui dice, nel caso in cui qualcuno si permetta mesi prima, settimane prima di dichiarare un aumento dei prezzi è perché sta facendo pura speculazione. La speculazione parte dal fatto che ci siano delle carenze nelle riserve, che ci siano a livello internazionale dei ritardi nelle consegne, ma questi non giustificano in nessun modo la speculazione da parte di grandi o grandissimi gruppi e fa il nome di niente po' di meno che Unilever, dicendo che ad esempio nei suoi prodotti di cereali della prima colazione la parte di grano che aumenterà o mais è minima rispetto ad un massimo di aumento che Unilever vorrebbe applicare ai propri prodotti, e parla proprio del riso soffiato presente nelle colazioni di moltissime famiglie in Francia, e ci tiene a dire che tutto ciò non è sicuramente colpa degli agricoltori. Per lui la minaccia di un aumento del 23% ad esempio della pasta vorrebbe dire addio in gran parte alla grande distribuzione, perché quelli sono prodotti che attirano all'interno dei supermarket milioni di persone che non andranno più al supermarket a comprare quel prodotto perché è troppo caro. Come soluzione al problema, quello che lui propone è di non accettare assolutamente questi aumenti da parte dei grandi gruppi. Lui propone il rifiuto di comprare da grandi gruppi a prezzi di speculazione. Non ci resta che aspettare il vincitore della battaglia tra Unilever e Leclerc.